ieri è successo che si è creata una situazione di tensione per un intervento della polizia nei confronti nostro presidio, dei nostri presidi assolutamente pacifici. Li facciamo lungo il confine di Stato tra il territorio libero di Trieste e la Repubblica Italiana. Ieri appunto abbiamo avviato questa campagna che durerà molti mesi, faremo questi presidi a livello mensile e questi presidi hanno il significato di voler indicare intanto l'attuale esistenza di questo confine e richiedere naturalmente al governo amministratore civile provvisorio che venga ripristinata la segnaletica stradale e tutte le indicazioni naturalmente sull'esistenza del confine tra il territorio libero di Trieste e Repubblica Italiana. La polizia nella giornata di ieri, fin dall'avvio dei nostri presidi, ha richiesto che venissero tolte i cartelli segnaletici che noi abbiamo predisposto appunto per indicare il confine di Stato, quindi i cartelli con cui si segnala il termine del territorio libero di Trieste e l'ingresso nel territorio della Repubblica Italiana. Sono cartelli che naturalmente servono durante queste manifestazioni, servono ad indicare anche al commissario di governo che svolge le funzioni di governatore per conto del governo amministratore civile italiano, a indicare al governatore appunto la necessità di rimettere questi cartelli segnaletici in tempi rapidi. Infatti noi abbiamo dato al commissario di governo dal 10 febbraio, quando abbiamo chiesto il ripristino della segnaletica stradale, 120 giorni affinché questo venga attuato. Quindi segnaletica stradale sulle strade d'accesso principali e anche sulle strade d'accesso secondarie. Questi cartelli con l'indicazione dell'inizio e della fine del nostro Stato sono quelli che devono essere appunto predisposti. La polizia ieri è stata pare, non abbiamo naturalmente conferma, per ordine diretto comunque del questore, ha richiesto che venissero rimossi i nostri cartelli. Noi ci siamo rifiutati perché sono la dimostrazione appunto, sono l'essenza stessa della nostra manifestazione sui confini e quindi loro hanno proceduto di forza, sono intervenuti portando via i nostri cartelli, la nostra segnaletica, ci hanno contestato che avevamo violato il codice della strada italiano predisponendo questi cartelli. Noi abbiamo naturalmente risposto nei modi opportuni evidenziando che quanto loro stavano facendo era illegittimo ed era un atto di forza, un atto arbitrario, ma purtroppo questa situazione di tensione creata ed innescata da questo loro intervento ha poi determinato altri episodi spiacevoli. In particolare i nostri simpatizzanti si sono sentiti realmente assediati da questo intervento delle forze dell'ordine e quindi hanno reagito urlando contro i poliziotti all'opera mentre asportavano la segnaletica. Ora, noi speriamo che tutto questo venga limitato e si ritorni alla ragione, ma ripetiamo, noi non abbiamo nessuna intenzione di rinunciare a manifestare liberamente per l'esercizio dei nostri diritti, per esprimere le nostre opinioni e per ripristinare lo stato di diritto del territorio libero di Trieste, stato di diritto che in questo momento è infranto da loro, cioè proprio dalle autorità italiane e da questi stessi comportamenti delle forze dell'ordine italiane che invece dovrebbero garantire la legge. La legge qui è quella che è stabilita dal Trattato di pace del 10 febbraio del 1947 che riconosce appunto la nostra indipendenza, la nostra sovranità. Quindi andremo naturalmente avanti con le nostre manifestazioni pacifiche, speriamo non ci debbano più essere problemi dal prossimo intervento
i cartelli che sono stati asportati dalle forze dell'ordine verranno dal prossimo mese sostituiti con nuova segnaletica adeguata e fatta a misura per il nostro Stato, cioè per il territorio libero di Trieste. Non vogliamo avere assolutamente nessun collegamento o pensare di ricondurre la nostra segnaletica a quella dello Stato italiano. Quindi questo è un problema che verrà risolto in maniera definitiva. E naturalmente non possiamo non sottolineare nei prossimi giorni, naturalmente chiederemo gli interventi opportuni e nelle sedi opportune, che però questi interventi da parte delle forze dell'ordine italiane innescano situazioni di tensione che in questo momento sono assolutamente non consigliabili. I cittadini del territorio libero di Trieste hanno diritto a vedere ripristinare il loro Stato, hanno diritto a vedere finalmente, dopo decenni di illegalità commesse da chi ci sta amministrando, hanno diritto a vedere finalmente ripristinati in toto i loro diritti. Quindi questo è il nostro impegno fermo, questo è l'impegno che porteremo avanti con tutte le nostre prossime iniziative, e l'operazione che noi svolgeremo ai confini fino al giugno di quest'anno certamente rafforzerà queste nostre richieste per il ripristino dello Stato di diritto.